Ciao a tutti amici, bentornati o benvenuti sul canale Segreti da Chef. Oggi vi porterò in un viaggio gastronomico alla scoperta di un piatto raffinato e delizioso, i crostini con il patè di fegatini di pollo. Se siete alla ricerca di un antipasto elegante da servire ai vostri ospiti, siete nel posto giusto. In questo video vi mostrerò passo dopo passo questa prelibatezza che unisce sapori autentici e aromi avvolgenti. Per ottenere un patè veramente eccezionale, la chiave sta nella cottura ed è per questo che voglio sperimentare per la prima volta con voi questa ricetta con la tecnica della bassa temperatura. Quindi preparatevi a scoprire tutti i segreti per ottenere un patè cremoso e saporito, perfetto da gustare con un pane tostato e un pizzico di eleganza. Pronti a mettere le mani in pasta? Andiamo a cucinare! Per realizzare questa ricetta ci serviranno i fegatini di pollo, un po' di burro, carota, sedano, cipolla, alloro, salvia, rosmarino, un po' di sale, un arancio, zucchero semolato, olio extravergine e un po' di brandy. Poi successivamente alla fine delle cotture ci servirà un po' di pane tostato e qualche rametto di ribes. Iniziamo col pulire la carota, il sedano e la cipolla. Le quantità di tutti gli ingredienti comunque come al solito le trovate qua sotto in descrizione. Gli togliamo anche le parti più dure e poi iniziamo a tritare tutto. Un consiglio che vi do quando tritate col coltello e il tagliere si muove, mettete sotto un pezzo di carta bagnato o una spugnetta bagnata in modo che rimanga più stabile. Quindi facciamo anche il sedano. Questa ricetta sicuramente non è per tutti i palati, perché i fegatini sono abbastanza, è un piatto, è un alimento abbastanza particolare, con un sapore intenso, però facendoli in questo modo sono sicuro che accontenterete la maggior parte dei vostri ospiti. Quindi è da provare. Poi magari un crostino lo potete fare con questi fegatini, un altro crostino lo potrete fare con la salsiccia, cioè fate un po' di crostini misti e vedrete che comunque anche questi saranno apprezzati per la maggior parte dei vostri ospiti. Tritiamo anche la carota e poi comunque come lo voglio presentare, gli voglio dare un tocco di eleganza che invoglia a dargli un morso o perlomeno assaggiarlo. Io consiglio sempre gli odori di tritarli a coltello, mai tritarli con un mixer o con un frullatore, perché altrimenti lascerebbero tutti i loro succhi, tutta l'acqua che c'è all'interno, quindi sono succhi molto preziosi, saporiti, la lascerebbero nel mixer o nel bicchiere del frullatore. Quindi preferisco sempre tritare tutto a mano. Ci vuole un pochettino più di tempo, ma un risultato migliore sicuramente. In questo ultimo periodo abbiamo raggiunto una bella community con tanti commenti, con suggerimenti su delle tecniche che vi sto proponendo e consigli su come cuocere. Molto apprezzati e sicuramente fanno crescere a tutti gli utenti del canale. Quindi vi consiglio di iscrivervi se non lo avete ancora fatto, perché stiamo diventando una bella community di persone che ne sanno e con tanti consigli, anche cose che magari io facendo un piatto non ci penso in quel momento, ma mi viene naturale nelle cucine di un ristorante. Magari a casa con un'attrezzatura più limitata non mi viene in mente di fare certi procedimenti. Uno di questi è quello che andremo a svolgere dopo, che giustamente un utente mi ha fatto notare in un video che ho fatto recentemente di non aver eseguito un passaggio correttamente. Ora che abbiamo tritato così, andiamo a mettere tutto in una padella antiaderente, gli aggiungiamo un po' di olio extravergine senza esagerare, perché si devono appassire piano piano, rilasciando, come ho detto prima,
i loro sapori, la loro acquetta, che rimanga tutta concentrata negli odori, quindi passiamo ai fornelli e lo andiamo ad appassire piano piano. Accendiamo il calore a una temperatura non troppo alta e la facciamo passare. Intanto proseguiamo con la preparazione degli altri ingredienti, continuando con pulire i fegatini di pollo. Gli togliamo le parti dove ci sono le vene col sangue e dopo l'appoggiamo nel contenitore. Prima negli ingredienti mi sono dimenticato di dirvi che serve anche l'acqua gassata per mettere ad acidificare e a sanificare i nostri fegatini di pollo. Quindi li puliamo, li mettiamo lì dentro, finiamo di pulire anche questo pezzo qua e continuiamo così per tutti gli altri. Vedete, gli togliamo solo il grassetto e la vena col sangue e via, procediamo anche per tutti gli altri. Ecco qua, giunti anche all'ultimo. Prima dicevo di essermi dimenticato negli ingredienti di mettere anche di prendere anche l'acqua gassata fredda, ma in quanti di voi mi seguono sapete che spesso nelle mie preparazioni faccio sempre questo procedimento per sanificare i nostri alimenti, soprattutto quelli che sono di carne e di pesce. Mettiamo questo a lavare e copriamo i fegatini con acqua gassata fredda. Li teniamo qua per 10 minuti, l'importante è che siano coperti così, e li teniamo qua da una parte e procediamo. Ricordiamoci dei nostri odori che si devono appassire piano piano, quindi ogni tanto li giriamo e continuiamo con le preparazioni. Quindi di nuovo la carta bagnata sotto, il tagliere lavato, prendiamo l'arancio e con un pelapatate andiamo a togliere la buccia cercando di non prendere il bianco. Se ne prendiamo un po', dopo lo andiamo a togliere il più possibile per non far amareggiare l'arancio. Con un coltellino andiamo a cercare di togliere il bianco che c'è rimasto. Devono risultare tutti così e procediamo con tutti. Siamo giunti anche alla pulizia dell'ultima. Queste parti qua le buttiamo via e queste le andiamo a tagliare a striscioline così. Una volta tagliate tutte, le mettiamo nella padella, gli aggiungiamo 3 cucchiaini belli pieni di zucchero e mezzo bicchiere d'acqua, poi mettiamo su nel fuoco, accendiamo la fiamma e portiamo a bollore. Nel frattempo controlliamo anche i nostri odori che si stanno appassendo piano piano, li giriamo. I nostri fegatini si stanno sanificando e procediamo con le altre preparazioni. Ha iniziato a bollire, quindi facciamo bollire per qualche secondo, spegniamo e li andiamo a scolare. Separandoli dall'acqua teniamo solo le scorzette, le teniamo qua nel contenitore e le facciamo raffreddare prima di condirle e andare a cuocere sotto vuoto. Un passaggio molto importante che un utente in uno degli ultimi video mi ha fatto notare è questo: dopo aver lavato gli odori, di farli bollire e poi raffreddare immediatamente per il rischio botulino. Quindi li andiamo a mettere nel pentolino con un po' di acqua e li mettiamo su a bollire e dopo raffreddare immediatamente. Questo è un procedimento che svolgo sempre. Dato per scontato, mi sono completamente scordato di menzionarlo nel canale. Ringrazio Stefano per averlo sottolineato nel video. Comunque, basta farli bollire per circa un minuto, che così a una temperatura sopra i 100 gradi
ovviamente i batteri vanno a morire. Poi teniamoci un contenitore con l'acqua fredda vicino, se volete potete mettere anche il ghiaccio, io evito di metterlo. Questa qua è acqua sterilizzata che l'ho già fatta bollire e raffreddata, messa nel frigo, quindi priva di batteri anche questa. Il ghiaccio non è privo di batteri, quindi preferirei evitarlo, ma basta raffreddarli poco. Dopo comunque li andremo a mettere nella busta in cottura. Ovviamente se li andate a cuocere a una temperatura superiore ai 72 gradi per almeno 2 ore, viene il processo di pastorizzazione e può essere anche un passaggio superfluo questo. Comunque una volta che hanno bollito per un minuto li andiamo a scolare e mettere a raffreddare immediatamente e li teniamo qua da una parte. Passati 10 minuti, forse anche di più, gli odori come vedete si sono appassiti abbastanza. Scogliamo i nostri fegatini e li tamponiamo nella carta assorbente. Come sempre quest'acqua la andiamo a buttare via. Li tamponiamo, asciughiamo dall'acqua in eccesso e li andiamo a mettere in padella con gli odori. Giriamo. A questo punto possiamo alzare anche un po' il calore. Gli mettiamo un po' di sale. Ci prepariamo il bicchiere di brandy e andiamo ad aggiungere il bicchiere di brandy e facciamo sfumare. Gli diamo fuoco per consumare tutto l'alcol. Facciamo cuocere per circa 3-4 minuti, abbassando un po' la temperatura, e nel frattempo possiamo andare a togliere salvia, rosmarino e alloro e appoggiarli qua nel piatto. E teniamo anche questi qua da una parte. Manca circa un'ora e mezza al termine della cottura dei fegatini e delle scorze d'arance e purtroppo mi sono accorto solo ora che non ha preso la registrazione di quando ho messo tutto nel sacchetto per la cottura. Quindi sono costretto a spiegarvelo a parole e senza farvi vedere le immagini. Ho versato, una volta che si erano raffreddati i fegatini, ho versato tutto nella busta con l'alloro, la salvia e il rosmarino. Poi l'ho chiusa sottovuoto, mentre per quanto riguardano le scorzette di arancio, gli ho aggiunto un cucchiaino di zucchero a velo, ho mescolato bene, ho messo anche quelle nella busta sottovuoto, ho chiuso tutto con la macchina a campana. Poi quando il runner è arrivato a temperatura impostato a 70 gradi per 24 ore, ho provveduto a immergere tutto dentro e avviare la cottura. Mi spiace, la prossima volta starò più attento. Quasi terminata la cottura, bene, li andiamo a togliere, li appoggiamo qua nella boule. Non li faccio raffreddare subito perché adesso da caldi li dobbiamo andare a lavorare immediatamente. Apriamo immediatamente i fegatini, li scogliamo, gli togliamo gli odori e man mano li mettiamo dentro il bicchiere del blender. Gli odori intendo solo l'alloro, il rosmarino e la salvia. Per quanto riguarda sedano, carote e cipolla possiamo lasciare tutto. Sciacquiamo con un po' d'acqua il sacchetto, tirare giù tutta la roba e la mettiamo qua perché questo sughetto qua adesso ci serve per andare a blendare. Le scorze dell'arancia le teniamo da una parte, diamo una pulita al tavolo, mi raccomando lavoriamo sempre nel pulito. Gli aggiungiamo il burro, gli aggiungiamo l'acqua
che abbiamo messo da una parte prima e andiamo a blendare. Controlliamo se ha bisogno di un pochettino più di liquido. Dobbiamo renderlo molto cremoso, che deve essere cremoso ma nello stesso tempo tutto frullato. Ecco, mi sembra della consistenza giusta e lo assaggiamo di sale. È perfetto, va benissimo, è buono. Quindi ora non ci resta che rimetterlo in un sacchetto sottovuoto e poi in frigo per almeno 4 ore a raffreddare. Ma se sta lì anche più tempo si insaporisce bene e diventa ancora più buono. Come vi ho già detto in altri video, adesso questo è caldo, quindi non possiamo andare a metterlo sottovuoto. Lo dobbiamo prima far raffreddare, ma per raffreddare sarebbe meglio avere la pratica migliore sarebbe meglio metterlo in un abbattitore. A casa non tutti, cioè è quasi impossibile avere un abbattitore, ma lo dobbiamo far raffreddare più in fretta possibile. In una bacinella di acqua e ghiaccio, non essendo chiuso il sacchetto sottovuoto, non lo possiamo mettere, mettiamolo nel congelatore. Comunque cerchiamo di farlo raffreddare il più in fretta possibile e poi lo andiamo a sottovuotare. Raffreddate e ricondizionate sottovuoto, gli andiamo a mettere la data, perché non le vado a consumare subito, la data quella del giorno di partenza della cottura, e poi le appoggiamo in frigo. Va da sé che la shelf life ora non sarà più di tanti giorni, perché l'abbiamo aperto dopo la cottura sottovuoto, frullato, e quindi gli è rientrata l'aria. Anche se l'abbiamo tolta sarà molto di meno, andranno consumate nel giro di una settimana massimo. È giunto il momento di andare a finire i nostri crostini di patè di fegato di pollo. Abbiamo i nostri crostini tostati, polpa di arancia in osmosi, i ribes, tiriamo fuori dal frigo le bucce delle arance e il nostro patè. Quindi iniziamo subito con aprire le bucce d'arance per decorare e le mettiamo qua nel piatto, le dividiamo un po' e le teniamo qua da una parte. Prendiamo una bowl, apriamo i fegatini, li versiamo nella bowl. Dovete sentire che buon odore intenso. Con una marisa li rigiriamo un po', la ammorbidiamo leggermente, anche se non ce n'è molto bisogno perché è molto cremosa. Prendiamo un bel piatto e poi con una spatolina li andiamo a mettere nella spatolina. Non li pressiamo molto, gli diamo un po' di dimensione, poi comunque sono buoni, abbondanti nel pane. Ho l'acquolina in bocca, non vedo l'ora di assaggiarli. Li mettiamo nel piatto un po' sfalzati così, e poi, visto che questi hanno comunque un sapore abbastanza intenso, gli aggiungerei un po' di polpa di arancio. Qua sopra in descrizione vi lascio il link di come l'ho fatta questa polpa d'arancio. Poi dei ribes, che serve per dare un po' di colore e per spezzare quel sapore un po' forte, un po' intenso che hanno i fegatini. Qualche scorzetta d'arancio, e per terminare gli vado a mettere un po' di crescioni cress, altrimenti sarebbe un po' troppo monocolore, quindi un po' di verde ci sta bene. Ed ecco qua, i crostini di fegato di pollo sono pronti. Ora non ci resta che assaggiarli. All'assaggio. Delicatissimi. E questo tocco di dolcezza e amaro che dà leggermente la buccia dell'arancio è veramente fantastico. L'acidità del ribes
esalta ancora di più il patè di pollo. Dei crostini, come avete visto, semplici, da un prezzo veramente irrisorio, utilizzando tutte le materie prime che abbiamo comprato. Buonissimi, farete un figurone con i vostri ospiti. Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao, al prossimo video.